Questa società ci costringe a correre, fare e produrre senza fermarci un attimo, privandoci sempre di più della cosa più importante che tutti noi abbiamo, il tempo. La definizione più semplice è che il tempo è una successione di istanti in cui si identificano le vicende umane naturali, capaci di essere suddivisi, misurati e distinti in ogni sua frazione e momento. In ogni ambito ne viene data una definizione diversa. Per la scienza è una grandezza fisica fondamentale. Einstein diceva che il tempo è relativo, in filosofia è concepito come ordine e ritmo del movimento cosmico. Hai mai la sensazione che in una giornata non ci sia mai abbastanza tempo e ore per fare tutto quello che ti eri programmato di fare o che dovevi fare? La verità è che al giorno d'oggi siamo poveri, più poveri di quanto siamo mai stati prima, poveri dell'unica cosa che dà un senso alla nostra esistenza, il tempo. In un giorno abbiamo tutti 24 ore, ma quanta differenza c'è nei modi in cui queste ore le impieghiamo? Secondo la scienza 7-9 ore devono essere destinate al sonno, o dovrebbero, perché ricordiamo che il sonno è un elemento fondamentale per la salute e il benessere generale. Altre 8 vanno via per il lavoro e se sei studente per studiare, se contiamo che il fatto di andare e tornare te ne andranno via tra le 9 e nel peggiore dei casi 11 ore. Grazie. Quindi facendo una piccola media, fino adesso stiamo parlando di circa 18 ore impegnate nella giornata. Restano 6 ore che di norma le usiamo per mangiare, quindi colazione e cena, e per prepararci i pasti per i giorni successivi. E qui se ne va un'ora e mezza, 2, e per fare tutto il resto delle cose ci rimangono 4 ore per lavarci e fare le varie commissioni. Quindi riassumendo, ci restano 2-3 ore da dedicare allo sport o alle nostre passioni, o rilassarci come meglio riteniamo, e questa routine ce l'abbiamo per 5-6 giorni a settimana. Quante volte hai sentito dire delle persone non ho tempo per fare questo, quello, eccetera, eccetera? E se ci pensi un attimo, sia io che te lo diciamo, e probabilmente anche più volte al giorno. Spesso significa che quella cosa per cui non abbiamo tempo non è una priorità da fare nella nostra lista, e magari in futuro potrebbe diventarla. Infatti, quante volte è capitato che una cosa non era importante e poi lo è diventata scalando la gerarchia delle cose da fare? C'è chi ragiona in termini di tempo e soldi che si possono estrarre in quel tempo. Tu vorresti più tempo o più soldi? Fammelo sapere qui sotto e perché. Questa domanda è stata fatta in uno studio. La maggior parte della gente intervistata ha detto più soldi. È stata poi misurata la felicità di chi ha partecipato al sondaggio e chi ha scelto il tempo ha una vita più felice e soddisfacente. Del poco tempo che ci rimane, siamo sicuri che lo utilizziamo nella maniera adeguata o che non lo stiamo sprecando magari a scrollare i social, guardando cose che neanche ci interessano per 10, 20, 30 minuti o addirittura delle ore e nemmeno ce ne accorgiamo? Se ci pensate, quanto tempo abbiamo sprecato nella vita oppure abbiamo dedicato a un progetto o cosa che poi non ha dato i risultati sperati? Si potrebbe dire che abbiamo sprecato tempo per quel progetto, però magari non è del tutto vero, perché ci ha insegnato e abbiamo imparato qualcosa e ci ha fatto crescere. Coltivare relazioni rende felici ed è il miglior tempo che si possa spendere. A un certo punto inizi a capire che il tuo tempo diventa molto prezioso e fai una sorta di selezione scelta su come spenderlo meglio, ma soprattutto con chi. Magari con chi è più affine ai tuoi interessi e passioni, quindi c'è uno scambio reciproco e c'è del valore. Credo che dedicare del tempo ai genitori sia fondamentale. Hanno dedicato metà della loro vita per te, crescendoti senza farti mancare nulla e standoti sempre accanto.
Purtroppo nulla è in eterno, quindi ricordati di dedicare parte del tuo tempo anche a loro. E io vorrei avere più tempo o più soldi? Dai, te lo dico. Vorrei avere più